Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuto a tutti dal vostro Luca Taran. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a parlare di un argomento importantissimo a mio modo di vedere, cioè come effettuare un cambio modulo corretto. Perché, parliamoci chiaro ragazzi, purtroppo molti di noi quando comunque inizia che durante le divisioni perdiamo o comunque durante qualche torneo non ci piace più come giochiamo, il gioco si bugga perché purtroppo è un dato di fatto, spesso e volentieri tendiamo a voler cambiare completamente formazione, a stravolgere appunto la nostra formazione. Però vi dico ragazzi, è la scelta giusta da effettuare, cioè stravolgere completamente, oppure magari soltanto cambiare qualche piccolo interprete magari in un ruolo, in un altro, mettere anziché un trequartista una seconda punta, ma lasciare sempre la stessa rosa? In questo video ne parleremo ovviamente, quindi andiamo subito a vedere il mio modulo. Non andremo chiaramente ad analizzare nello specifico ogni singolo modulo e tanto quanto nemmeno il mio, perché farò un video appunto a parte nella quale parlerò poi magari di questo modulo, di come l'ho impostato, di come lo interpreto io. Però partiamo ragazzi da dei fondamentali secondo me, cioè quando si fa il cambio modulo ragazzi, secondo me tanto bisogna intraprendere tre strade. Quindi parliamo di tattica secondaria ovviamente, per chi non l'avesse capito, o comunque un cambio modulo come modulo primario. Bisogna capire intanto ragazzi se noi vogliamo fare una squadra completamente diversa, quindi andare proprio a mettere dei giocatori che sono completamente differenti rispetto a quelli che abbiamo, ipotesi, anziché mettere Mbappé che è un opportunista ci metto un Lionel Messi come punta. Vogliamo fare invece un modulo più magari adatto per un altro stile di gioco, ipotesi, gioco il 4-4-2, vado nella tattica secondaria, quindi questo 4-4-2 finto, poi alla fine vado in tattica secondaria e metto un'altra formazione come potrebbe essere questa, con due CLD, quindi sfrutto magari più cross e magari gioco con un vie laterali, perché davanti ho, supponiamo, un Allan, un Koller o chi vogliamo noi, fortissimi di testa, e quindi voglio sfruttare questo tipo di tattica. Oppure ragazzi fare una formazione da utilizzare solo esclusivamente nei casi in cui stiamo o perdendo o vincendo. Quindi se sto perdendo ovviamente che faccio? Cercherò di attaccare di più, cercherò di andare più in avanti per almeno pareggiare il risultato, no? Supponiamo che siamo 1-0 all'80°, cosa farò? Cerco di buttare tutti in avanti. Stessa identica cosa ragazzi, sto perdendo magari scusatemi, sto vincendo magari 1-0, dovrò di conseguenza cercare di magari palleggiare di più, chiudermi un pochino di più. Questo discorso ragazzi non lo faccio io che chiaramente gioco ai football o voi, ma lo fanno proprio anche i team reali, cioè i team della nostra Serie A o comunque dei campionati europei vari, utilizzano ragazzi queste tattiche. Cioè avete mai notato quando, per dire, magari sono al 85esimo, 80esimo e stanno vincendo 1-0, ma è una partita molto tirata, molto sofferta, combattuta? Molti allenatori che fanno? Cambiano modulo o comunque mettono magari un difensore in più, tolgono, per dire, una delle prime punte, per dire toglierei, che ne so, Jeremy Boga e mi metto magari un altro difensore. Perché? Perché comunque ragazzi voglio portarmi a casa il risultato. Quindi il cambio modulo in maniera corretta come si fa fondamentalmente? Bisogna seguire una di queste tre strade, cioè devo dire voglio cambiare modulo perché sto perdendo, perché sto vincendo, perché voglio magari invece avere una squadra più bilanciata, oppure semplicemente magari voglio non cambiare modulo ma, come ho fatto io qui, modificare le posizioni in campo che ci sono. Per fortuna la cosa bella di questo gioco, nonostante le tante critiche che questo gioco potrebbe ricevere, e che riceve tra parentesi, ma dettagli, e la cosa bella però che permette di fare è modificare le posizioni. Cioè a differenza di un FIFA, a differenza di un FL, dove comunque le posizioni è più difficile modificarle, se non impossibile, qui noi possiamo metterci anche, per dire, 10 attaccanti, cioè giocare senza difesa, adesso per dire una cosa qualunque.
Quindi comunque ci permette di rendere il modulo molto personale, pur non essendoci un modulo meta, ma comunque un modulo molto personale da adattare alla nostra esigenza. Tra l'altro, per chi non lo sapeva, ragazzi, quando noi andiamo a cambiare la tattica secondaria, quindi andiamo a mettere ad esempio come potrei aver fatto io, un modulo dove magari si gioca con i vie laterali, ok? Perché voglio sfruttare magari in questo caso più gli inserimenti, no, di un attaccante forte di testa con due bei crossatori. Adesso lasciate perdere che lì ho Messi e Snyder che comunque non sono proprio il top del... Però cosa farei? Modificherei, cioè magari mi butto dentro un Serginho che è uno specialista di cross, ok? E butto dentro un Serginho, metto dentro un Lewandowski, un Haaland e io gioco di cross. Perché? Perché comunque magari devo pareggiare la partita. Anche lì, quando andiamo a impostare la tattica secondaria, ragazzi, dobbiamo scegliere una di queste cose ufficialmente. Cioè, dobbiamo dire, io voglio una tattica secondaria che mi aiuti quando sto vincendo o quando sto perdendo. Già questa è la prima differenziazione che dobbiamo fare. A quel punto poi facciamo tutte le altre nostre considerazioni, quindi modifichiamo soltanto una posizione, mettiamo un altro modulo, stravolgiamo quindi completamente la formazione, oppure magari modifichiamo solo alcuni aspetti della formazione, anche perché, per chi non lo sa, ripeto sempre, per i più nuovi del gioco, si possono dare anche istruzioni individuali differenti rispetto a quelle che possono essere invece il modulo primario. Quindi è fondamentale, ragazzi, averlo impostato correttamente. Cioè queste occasioni possono essere, ragazzi, degli assi nella manica con la quale poi noi magari a metà partita l'avversario ormai ci ha preso le misure, cambiamo tutto, iniziamo a giocare in un'altra maniera e noi, ragazzi, magari poi ci portiamo a casa il risultato, perché l'avversario magari si aspetta che noi giochiamo sempre, no, centrali, sempre di tiki-taka e via dicendo, invece noi magari a un certo punto li mettiamo in vie laterali dove abbiamo dentro un Haaland o un Koller o chi vogliamo noi, ripeto, che inizia a buttare cross dentro e segna di testa e noi vinciamo la partita, perché l'avversario non si aspetta questi cambi di modulo. Ripeto, queste cose le fanno anche i team reali, cioè non le faccio soltanto io sui football o solo chi magari milita proprio nei primissimi posti della divisione 1, ma le fanno proprio anche i team di Serie A o della Liga o della Premier League o di chi volete voi. Perché quante volte avete notato, guardando le partite, che mancano pochi minuti e l'allenatore mette un attaccante in più o un difensore in più? L'abbiamo visto milioni di volte, cioè non è nulla di nuovo, nulla di così sbalorditivo, però è una cosa che spesso e volentieri, ragazzi, funziona e che chiaramente può essere decisiva se andiamo a fare le nostre modifiche. Quindi, ragazzi, tornando al discorso principale, modificare i moduli è importante? Sì, ragazzi, è molto importante, perché riusciamo in questo caso ad avere, diciamo, un modulo nostro personalizzato, anche se poi magari è solo meta per noi, non è meta per nessun altro, però in questo gioco, non esistendo un modulo meta, comunque è importante. Io la cosa che consiglio di fare, ragazzi, quando andiamo a impostare una tattica secondaria, fondamentalmente è quella di andare a non stravolgere completamente il modulo. Cioè, quando impostiamo una tattica secondaria, ragazzi, o comunque se vogliamo fare un cambio modulo anche per il modulo primario, è di non modificare troppo, a meno che non decidiamo di fare una delle altre cose, cioè voglio un modulo completamente difensivo o uno completamente offensivo, ma altrimenti se io vado a modificare il modulo primario, no? Quindi come fare un cambio modulo, proprio come dice il titolo del video, no? Come fare un cambio modulo fatto bene, quindi corretto, io dico sempre, ragazzi, non stravolgiamo il modulo, cioè noi comunque tutti quanti, noi in cuor nostro abbiamo dei giocatori che reputiamo più forti, più performanti in determinati ruoli rispetto ad altri. Ipotesi, io vi dico, ho Mbappé che mi segna dappertutto, ho Maldini in difesa che è un muro, ho Vieira a centrocampo che è un altro perno della mia squadra,
sono giocatori che a prescindere dal modulo, ragazzi, non toglierò mai. Quindi il consiglio però che vi do, ragazzi, è non cambiate troppo frequentemente, ragazzi, il modulo, perché il cambio modulo molto frequente può portare sì dei vantaggi nell'immediato, nel senso che cambio modulo, trovo un modulo comunque con la quale gioco bene, inizio a vincere, vinco 2 o 3 partite di fila, mi gaso e dico ah ok, ho trovato il mio modulo finalmente. No, ragazzi, passa una settimana, quel modulo è di nuovo da ricambiare. Ok? Cioè se noi, vi faccio l'ipotesi, siamo fermi sul 442/433, quindi supponiamo questi due moduli, cerchiamo di utilizzare più o meno sempre questi. Magari un giorno metto la seconda punta, magari un giorno metto 3 seconde punte, un giorno metto 2 punte e una seconda punta, però ragazzi fondamentalmente cerchiamo di lasciare sempre quel tipo di meccanica di gioco, ecco, cioè quel tipo di impostazione. Perché il cambiare, per dire, da un 4-3-3 e passo a un 3-1-4-2, sì, potrebbe essere interessante, per certi aspetti potrebbe essere anche simile come modulo, perché comunque abbiamo sempre 3 centrocampisti, 2 esterni, 2 attaccanti, ok. Oppure passare a un modulo, ecco, come questo, un 5-3-2, potrebbe essere interessante, però magari la consiglierei più come una tattica secondaria. Cioè dipende poi ovviamente anche dai momenti della nostra carriera, perché del nostro modo di giocare, perché magari sono dei momenti in cui ci accorgiamo di essere diventati improvvisamente vulnerabili in difesa, quindi che faccio? Di conseguenza cerco di chiudermi, cerco di mettermi in un modulo con una difesa 5, no? Magari non di sbilanciarmi ancora di più, piuttosto che lasciare appunto quello che già c'è. Ragazzi, sono valutazioni, diciamo, da fare volta per volta, ecco, non c'è una regola fissa, come dico sempre, non c'è una meccanica predefinita sul gioco dove dici ah adesso è successo così, faccio così e riprendo. No, cioè paradossalmente potrebbe essere anche giusto lasciare lo stesso modulo, anche se uno perde 10 partite, paradossalmente sarebbe meglio lasciare lo stesso modulo. Perché? Perché è vero che magari vi divertite meno in quelle 10, 5 partite, però poi il modulo riprende a funzionare e voi vi riprendete a divertire, senza stare quindi a impazzire, a dover cercare nuove soluzioni, qui il regista creativo, lì il giocatore chiave, lì l'attaccante di rientro, lì l'opportunista e via dicendo. Perché? Perché comunque, ragazzi, lo sappiamo tutti come è fatto il gioco, cioè per giocare a un gioco dobbiamo capire un pochino tanto come è fatto. Questo gioco, per i più esperti come me che giocano da tanto tempo, ormai sanno che purtroppo ogni tanto si bugga. Cosa importantissima, e poi si sbagga. Cosa importantissima, ragazzi, sono le istruzioni anche individuali che noi andiamo a dare. Io dico sempre, le istruzioni individuali, ragazzi, non diamole, cioè, o meglio, magari diamone una, due, ma non facciamo troppe istruzioni individuali complesse, perché è bello che i giocatori, secondo me, si muovano anche con i loro movimenti naturali che farebbero. Cioè un opportunista, se ha la possibilità di svariare in attacco, di girare, di fare, se noi le diamo un ancoraggio, per dire, quel giocatore, ragazzi, ovviamente smette di fare molti dei movimenti che farebbe. Perché? Perché gli stiamo dicendo noi no, non mi interessa, stai qui, ok? Quindi quando andiamo a cambiare soprattutto modulo e vogliamo impostarne uno correttamente, cerchiamo di ricordarci tutte queste cose. Io il consiglio che do, ripeto, è non cambiate modulo frequentemente, cambiatelo solo se necessario, oppure volete un modulo secondario, un modulo che vi possa svoltare la partita, andiamo in tattica secondaria, impostiamo un secondo modulo, ok? E durante la partita, a seconda di com'è, li scegliamo di interscambiare. Sto vincendo? Ok, quindi mi farò un modulo più difensivo. Sto perdendo? Quindi mi farò un modulo più offensivo. Io direi già di lasciarlo sempre preimpostato, ragazzi, un po' come ce l'ho io, no? Io in panchina mi porto dei giocatori per poter giocare con gli laterali, quindi mi porto in panchina magari 2 bei crossatori, mi porto in panchina un bel colpitore di testa, almeno uno, in modo tale da, partita in corso, l'avversario non se l'aspetta, cambio modulo
e magari vinco la partita. Come si attiva la tattica secondaria? Perché stiamo parlando comunque alla fine della fiera spesso di tattica secondaria. Si attiva, nel mio caso che uso le freccette, si attiva abbassando o alzando la levetta analogica a sinistra. In quel caso, ragazzi, io praticamente tenendola qualche secondo alzata o abbassata, leggerete in basso sullo schermo offensivo o difensivo. Ecco, in quel caso appunto significa che state cambiando il vostro modulo e state passando dalla tattica primaria, quindi da questa fondamentalmente a quest'altra, con tutte chiaramente le relative impostazioni che vedrete, quindi istruzioni individuali, stile di gioco squadra, modifica posizione qualora voi appunto abbiate in mente un modulo diverso da quello che è. Io il mio consiglio vi dico, cercate di non stravolgere troppo, cioè se voi vi piace giocare col 4-3-3, per difendervi mettete un modulo comunque magari simile, cioè dove comunque avete sempre magari 2 mediani, 2 centrocampisti, magari sì aggiungete un difensore, oppure 4-3-3, ok, gioco con un 4, con un modulo insomma offensivo, dove magari levo per dire un difensore e metto un altro attaccante, però più o meno l'impostazione rimane quella, oppure un trequartista, dove comunque più o meno, ragazzi, l'impostazione di gioco rimane simile. Stravolgere completamente i moduli potrebbe essere un'arma a doppio taglio, nel senso che potrebbe portarci sì realmente magari a giocare in un'altra maniera completamente e vincere le partite, però allo stesso tempo potrebbe anche trovarci in una situazione in cui poi anche noi stessi andiamo in difficoltà, perché gestire un modulo molto diverso può essere divertente, ma può essere anche, diciamo, ecco, pericoloso. Quindi questi, diciamo, che secondo me in linea generale sono gli avvertimenti per fare un modulo, un cambio modulo completo. Poiché se stiamo parlando di primaria o di secondaria è un po' la stessa identica cosa, nel senso che dobbiamo avere già un po' noi in testa l'idea di come vogliamo giocare. Dobbiamo scegliere in prima battuta un modulo che a noi piace, di quelli di default, ok, 4-4-2, il 4-3-3, il 4-3-2-1, il 4-3-1-2 e via dicendo, e poi lì eventualmente fare le nostre modifiche. Ma se andiamo a cambiare, mi raccomando, ragazzi, datemi retta, non stravolgete troppo, al massimo modificate solo qualche interprete, cioè così non mi piace, voglio alzare Snyder a seconda punta, faccio così. E soprattutto occhio, ragazzi, alle istruzioni individuali che date, perché delle volte sento qualcuno di voi che mi scrive, con la quale ho modo di parlare, che mi dice ma a me questo modulo non mi piace, non gira a tutti, a me no. Ragazzi, sì, tanto dipende che interpreti hai messo, dove li hai messi, prima di tutto, e poi che istruzioni hai dato, cioè perché a quelle persone i giocatori fanno determinati movimenti e a me invece non li fanno, lasciando perdere la bravura personale, lasciando perdere le mani che ognuno di noi può avere e non avere, o avere di più o avere di meno. Ma se un giocatore chiave fa un determinato tipo di movimento, che lo uso io o lo usi tu o lo usa un altro, farà sempre lo stesso movimento, cioè è la regola, no? Il giocatore chiave fa quel movimento, è un po' come dire l'opportunista non è che improvvisamente mi diventa difensore centrale, mi diventa sempre opportunista, mi rimarrà sempre opportunista, quindi io dovrò cercare di capire come mai, magari a causa di un'impostazione che ho dato, quell'opportunista, per dire, non mi farà quel tipo di movimento specifico. A volte sono anche le coppie dei giocatori, ragazzi, che noi mettiamo. Io questa è una cosa che ho notato e che vi voglio dire, cioè se io metto un opportunista con un attaccante di rientro, ho notato che facendo due movimenti differenti, ho notato che ci sono appunto delle triangolazioni che si vanno a sbloccare in più. Quando invece magari metto due opportunisti ce n'è qualcuno in meno. Perché? Perché, ragazzi, bisogna conoscere, come detto prima, il gioco, bisogna capire come funzionano le passive, quindi le tattiche che hanno già predefinite i giocatori, ok? E per questo appunto vi rimando ai video che ho già fatto in passato, nella quale spiegavo nel dettaglio gli stili di gioco squadra, gli stili di gioco individuali, tutto quanto,
E ragazzi, bisogna capire anche questo, cioè se io sto giocando con un giocatore chiave con contropiede veloce, perché a quello non gli fa quel movimento, a me sì, oppure viceversa? Bisogna conoscere, ragazzi, bisogna conoscere il gioco dall'ABC, cioè capire dall'inizio, ok, come funzionano tutte queste cose, stili di gioco squadra, stili di gioco individuali, le posizioni come si muovono. Per quello che io consiglio, non date almeno all'inizio istruzioni, se non proprio magari una o due, esagerando, ma non troppe, perché altrimenti, ragazzi, si modifica la squadra, si modifica il modo di muoversi, e noi anche poi un giorno che andiamo a fare un cambio modulo siamo condizionati da quei movimenti magari non del tutto propri di quel giocatore, e di conseguenza rischiamo di andare a scegliere poi perennemente qualcosa che non è adatta per noi. Prima di concludere, ragazzi, il video, però di darvi l'ultimo consiglio, che per me è poi sempre la chicca, vi ricordo sempre delle affiliazioni di Amazon e di Camivo, che sono due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente ribassati. Passando il link che trovate in descrizione, non pagate nemmeno un centesimo, ma è solo un modo per supportarmi. Sono aperti per chi volesse invece a un costo irrisorio di 1-2 euro anche gli abbonamenti, con la quale avreste la possibilità ovviamente di poter giocare contro di me, di avere dei consigli personalizzati su di voi, di avere dei video personalizzati su di voi, la possibilità, come già detto appunto, di potermi parlare direttamente e eventualmente anche giocare. Quindi pensateci un attimino, perché ripeto, per voi probabilmente 1 euro, 2 euro sono un costo irrisorio, per me invece sono tanto e soprattutto tanta ancora soddisfazione, perché mi dareste la possibilità di crescere con il canale, ed è sempre ovviamente grazie a voi. Quindi chiudo, ragazzi, con l'ultimo consiglio, che poi è quello fondamentale. Parliamo tutti di tattiche, tutti di stili di gioco, tutti di tattiche secondarie e via dicendo, ma la cosa principale, ragazzi, da fare è divertitevi. Questo è il consiglio finale che vi do, cioè se voi con un modulo che è assurdo vi divertite e vincete, soprattutto, ragazzi, utilizzate quello. Cioè i miei consigli vanno bene, ma poi fino a pagina 2, perché nel momento in cui poi comunque io ho delle risposte dal campo, vinco, mi diverto, anche magari a volte facendo fatica o dovendo magari modificare una posizione che non avevo previsto, ma comunque vinco e mi diverto, ragazzi, quella è la cosa migliore. Parliamo alla fine sempre di gioco, quindi la cosa essenziale da fare all'interno del gioco qual è, ragazzi? Ditela voi stessi, è divertirci. Non dobbiamo andare a fare chissà che cosa. I campionati del mondo, almeno credo che molti di voi probabilmente non li dovranno fare, o comunque non li faranno, quindi divertiamoci, ragazzi, e poi quello che arriverà ci prenderemo. Come tutte le cose, ovviamente, se saranno rose fioriranno, altrimenti rimarranno dei semplici boccioli non raccolti. Quindi, ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere nei commenti che ne pensate, che tattiche usate voi quando dovete cambiare modulo, che cosa appunto cercate di farvi venire in mente, no? Che tipo di soluzioni utilizzate. Vi aspetto, mi raccomando, nei commenti, perché questo è un argomento, come detto inizio video, molto importante, un argomento sulla quale c'è tanto dibattito, sento in giro per i social. Quindi fatemi sapere, io vi saluto, alla prossima dal vostro Luca Tanan, ciao!